Fermati un attimo. Se hai appena chiuso una relazione e la tua testa è un disco rotto che continua a ripetere «non troverò mai più nessuno» oppure «era tutto perfetto, come ho potuto rovinare tutto?» Respira. Voglio che tu sappia una cosa. Questi non sono pensieri innocui, sono trappole. Vere e proprie trappole che la tua mente sta costruendo per tenerti bloccato. Dopo una rottura, la nostra mente può diventare il nostro peggior nemico, facendoci precipitare in un loop di dolore che sembra infinito. Il cervello, nel tentativo, diciamocelo, un po' goffo di proteggerci da una sofferenza così forte che a volte la sentiamo proprio a livello fisico, che cosa fa? Attiva dei meccanismi di difesa che paradossalmente ci fanno soffrire ancora di più. È come cercare di spegnere un incendio con la benzina. Ma c'è una buona notizia. Una volta che accendi la luce su queste trappole, una volta che le vedi per quello che sono realmente, perdono quasi tutto il loro potere. Non sei inerme, hai la capacità di smontare questi meccanismi uno per uno. In questo video, niente frasi fatte e niente pacche sulla spalla. Andiamo al sodo. Ti svelo 5 errori mentali che quasi tutti noi facciamo dopo una separazione. Ti spiego il perché il tuo cervello ti sta facendo questo scherzo e ti do i primi concreti passi per uscirne. L'obiettivo? Darti una mappa, una sorta di mappa per orientarti nel labirinto dei tuoi pensieri e iniziare per davvero a guarire. Il primo errore, forse il più classico, è trasformare il tuo ex o la tua ex, la vostra storia, in un capolavoro senza difetti. Per scappare dal dolore di oggi, la tua mente crea una specie di greatest hits del passato. Scompaiono le litigate, le porte sbattute, i silenzi imbarazzanti, le volte in cui ti sei sentito invisibile anche se eravate a 1 metro di distanza. Restano solo i sorrisi, le vacanze, le promesse, i momenti da film. E così l'ex diventa l'essere umano più incredibile mai esistito e la relazione diventa una favola interrotta proprio sul più bello. Perché lo facciamo? Perché ricordare una favola è molto meno doloroso che affrontare la realtà con tutte le sue imperfezioni, realtà che ha portato alla fine della storia. È una sorta di anestetico, ma come ogni anestetico l'effetto svanisce e il dolore torna più forte di prima, perché il divario tra la fantasia che ti racconti e la realtà diventa incolmabile. Finisci per confrontare tutto e tutti con questo ideale irraggiungibile, condannandoti a pensare che niente sarà mai più all'altezza. Devi combattere la fantasia con i fatti, nudo e crudo. Prendi un quaderno, oppure apri una nota sul telefono. Il titolo è «I motivi per cui onestamente non funzionava». E ora scrivi, sii brutalmente onesto, non solo le cose enormi, tipo un tradimento o valori completamente diversi. Scendi nei dettagli, elenca le piccole cose che ti facevano storcere il naso ogni giorno, il modo in cui non riuscivate a parlare, quelle sue abitudini che non sopportavi, le volte in cui i tuoi bisogni non venivano ascoltati, o i progetti che avevi messo in un cassetto per quieto vivere, le critiche che ti faceva sentire sbagliato, insomma, tutto. Questa lista non serve, ovviamente, a odiare o sminuire l'amore che c'è stato. Serve a renderlo di nuovo reale, a ricordare alla tua mente che la storia era fatta di luci e ombre. E ogni volta che la tua testa parte con il film «Era tutto perfetto», fermati. Prendi quella lista e leggila. E il tuo promemoria è il tuo antidoto. Il secondo errore è prendere il dolore che provi oggi e proiettarlo su tutti i tuoi domani come una sorta di condanna a vita. È quella vocina drammatica che ti sussurra «Resterò solo per sempre. Non sarò mai più felice come allora. Nessuno mi vorrà mai più». Questa, ovviamente, è una distorsione cognitiva che ha un nome. Catastrofizzazione. In pratica, la tua mente non si limita a immaginare lo scenario peggiore, ma lo tratta come una certezza assoluta. È la voce del panico, è il tuo cervello che, terrorizzato dal vuoto e dall'incertezza, cerca di prepararsi al peggio, ma così facendo ti costringe a vivere quel peggio ogni singolo giorno, qui e ora. Ti paralizza, ti ruba la speranza e ti fa sentire come se il tuo futuro fosse già scritto. E questo è una tragedia. Il futuro non esiste, è solo un'idea. L'unico momento su cui hai un minimo di controllo è adesso. Per smontare la catastrofe devi smettere di guardare alla montagna del per sempre e concentrarti sul singolo passo che puoi fare oggi. Chiediti cosa posso fare solo per le prossime 24 ore per stare un po' meglio. Non chiederti come farò a essere felice tra un anno,
Ma cosa può darmi un briciolo di sollievo adesso? La risposta può essere minuscola: una passeggiata di 15 minuti con la tua musica preferita, una telefonata a un amico che ti strappa sempre un sorriso, cucinarti un pasto decente, guardare quel film che ti fa star bene. L'obiettivo è accumulare piccole prove, giorno dopo giorno, che dimostrano al tuo cervello che puoi sopravvivere e persino trovare momenti di pace. Ogni piccolo passo è un mattone per ricostruire la fiducia in te stesso e nel tuo futuro. Il terzo inganno della mente è il bisogno disperato di trovare un colpevole. E indovina un po' chi finisce quasi sempre sul banco degli imputati. Tu. Inizia un processo interiore senza fine, in cui analizzi ogni singola parola, ogni singola azione, ogni singolo errore. È tutta colpa mia. Se solo fossi stato diverso, se non avessi detto quella cosa. Non sono abbastanza. Sembra folle, ma questo meccanismo nasce da un tentativo di riprendere il controllo. Pensare è colpa mia ti dà la falsa illusione che se solo ti fossi comportato meglio avresti potuto evitare la rottura. Ti illude di avere un potere che non hai. Una relazione è un ballo a due. Attribuirsi il 100% della colpa non solo è ingiusto, ma è anche falso. E questa autocritica spietata ti consuma, fa a pezzi la tua autostima e ti fa sentire indegno di essere amato di nuovo. È il momento di usare con te la stessa gentilezza che useresti con il tuo migliore amico. Se venisse da te con il cuore a pezzi, gli diresti mai «sei un fallito, è colpa tua, te lo meriti». No, mai. Gli diresti «mi dispiace da morire». Non è solo colpa tua, a volte le cose non funzionano. Sei una persona fantastica e supererai anche questa. E allora, perché con te stesso usi parole così crudeli? Prova questo. Quando senti arrivare la voce del giudice interiore, metti una mano sul cuore. Fallo davvero. E di a te stesso, anche a voce alta se vuoi: «sto soffrendo. È un momento difficile. Mi permetto di essere gentile con me». Inizierei a vedere la rottura non come un fallimento personale, ma come un'esperienza di apprendimento. Chiediti: che cosa mi ha insegnato questa relazione su di me? Cosa ho capito di quello che voglio e non voglio da un partner? Prova a trasformare la colpa in saggezza. Il quarto errore è rimanere incastrati su una sorta di tapirulan mentale, la cosiddetta ruminazione. Ricordi, ne abbiamo parlato in altri video. È quando ripercorri all'infinito gli stessi pensieri, gli stessi ricordi. Ripensi all'ultima conversazione, analizzi ogni messaggio, controlli ossessivamente i suoi social per un indizio e ti torturi con i «e se?». Questo, come puoi immaginare, non è pensare in modo produttivo, è un girare a vuoto che non porta a nessuna soluzione, anzi, ogni volta che rumini è come se stessi scavando un solco sempre più profondo nel tuo cervello, il solco del dolore. Stai allenando la tua mente a soffrire. La ruminazione ti dà la falsa impressione di star lavorando su un problema, ma in realtà ti sta solo tenendo in ostaggio nel passato e sta prosciugando le tue energie, impedendoti di vivere il presente. Cercare di non pensare a qualcosa è il modo migliore per pensarci ancora di più. La strategia più furba in questo caso è contenere questi pensieri e non provare a combatterli. Fai così. Stabilisci una sorta di appuntamento con la ruminazione. Scegli un'ora e una durata precisa, ad esempio dalle 17 alle 17:15. E in quel quarto d'ora tu hai il permesso di pensare, soffrire e ossessionarti su tutto. Ma quando il timer suona, stop. Ti alzi e fai un'attività completamente diversa che hai già deciso. Una doccia, una telefonata, fai 2 passi fuori, quello che ti pare. Se i pensieri tornano durante il giorno, di alla tua mente: ok, grazie della segnalazione, ne riparliamo alle 17. In questo modo riconosci il pensiero ma non ti lasci trascinare via. Altra cosa fondamentale: detox digitale. Blocca o silenzia il tuo ex, non per cattiveria ma per legittima difesa. Hai bisogno di spazio pulito per poter guarire. L'ultimo errore è forse il più insidioso: la convinzione di aver bisogno di qualcosa dal tuo ex per poter finalmente andare avanti. Magari aspetti la spiegazione definitiva, oppure le sue scuse o quell'ultima conversazione che risolverà magicamente tutto. Questa ovviamente è una trappola mortale, perché stai mettendo le chiavi della tua pace interiore nelle tasche di un'altra persona. La stessa persona che ha scelto di non far più parte della tua vita. Molto spesso l'ex non può o non vuole darti la chiusura che cerchi, magari non ha le risposte o una versione dei fatti completamente diversa dalla tua.
Aspettare la chiusura da lui o da lei significa condannarsi a un'attesa passiva e dolorosa che ti lascia sospeso. La vera chiusura non è un regalo che ti fa qualcun altro, è una decisione che prendi tu, è l'accettazione profonda e radicale che la storia è finita, con tutte le sue domande senza risposta e le sue parti confuse. La chiusura è un dire a te stesso: accetto di non poter capire fino in fondo perché è andata così, ma scelgo di andare avanti comunque, mi do il permesso di iniziare un nuovo capitolo. Ti suggerisco un esercizio potentissimo. Scrivi una lettera al tuo ex che non spedirai mai. Scrivi tutto, la rabbia, il dolore, le domande, i ringraziamenti, l'addio, quello che vuoi. Butta tutto su quel foglio senza filtri. Questo ti permette di tirare fuori tutte le emozioni che sono bloccate senza dover dipendere da una sua reazione. Una volta finita, bruciala, strappala, conservala, fai come ti pare. Sarà il simbolo del momento in cui hai deciso di riprenderti il tuo potere e di darti da solo la chiusura che meriti. Quindi, ricapitolando, idealizzare il passato, catastrofizzare il futuro, incolpare te stesso, ruminare all'infinito e cercare la chiusura all'esterno. Sono tutti tentativi falliti della nostra mente di gestire un dolore che sembra troppo grande. Superare una separazione è un processo attivo. Il tempo da solo non guarisce un bel niente, è quello che fai con il tempo che fa tutta la differenza del mondo. Guarire significa smettere di lottare contro la realtà e iniziare a ricostruire la tua vita, mattone dopo mattone, attorno a te. Il dolore che provi ora non deve essere per forza inutile. Se impari a riconoscerne le trappole, può diventare il tuo più grande maestro. Può mostrarti dove sei fragile, certo, ma anche dove sei incredibilmente forte. La sofferenza, quando le si dà uno scopo, si trasforma. E tu, anche se adesso ti sembra impossibile, hai tutto il potere per trasformare questo dolore in una versione più saggia, più consapevole e più forte di te. Se ti sei riconosciuto in queste parole, sappi che non sei solo. Mi sarebbe davvero di grande aiuto se tu condividessi nei commenti quali di questi 5 errori senti più tuo in questo momento. Leggere le risposte per me è fondamentale. E se vuoi continuare questo percorso insieme, iscriviti al canale così non perderai i prossimi video. E ricorda sempre, un passo alla volta ce la puoi fare.